Benvenuti ad ATH. Oggi siamo qui con DB Dakota Gun, una penta di 8 anni, per parlare un po' di monta in capezza. Possiamo montare in capezza? Sì, volendo sì, non è un problema se noi abbiamo insegnato al nostro cavallo a seguire i comandi con la capezza, chiaramente. Mi è capitato di essere in diversi maneggi dove delle persone montavano in capezza ma non avevano controllo del loro cavallo. Siccome è una moda montare in capezza, questo non vuol dire che non si debba fare o che si debba per forza fare. Vuol dire che bisogna insegnare al nostro cavallo cosa vuol dire essere montato in capezza, o meglio, come i nostri comandi devono essere interpretati dal cavallo tramite la capezza. Ok? Quindi abbiamo qui una capezza d'addestramento ATH, siamo un po' infastiditi dagli insetti nelle orecchie. Quando montiamo in capezza abbiamo una necessità, ovvero che la capezza lavori bene sull'osso del cavallo. Non voglio vedere capezze basse che lavorano sulla parte della cartilagine, non vogliamo andare a rovinare le cartilagini del cavallo, quindi la mia capezza deve rimanere ben alta. È chiaro che se io voglio montare in capezza devo avere un controllo assoluto della capezza. Alla minima pressione il cavallo deve potermi rispondere a destra e a sinistra, ok, anche in maniera inversa, ok. Non da meno un cavallo deve saper cedere alla pressione indietro, quindi la pressione esercitata dai nodi sopra. Qui abbiamo un po' di resistenza, vedete, quindi richiamiamo leggera pressione, ok. Più leggera la pressione con la quale controllo il mio cavallo, più semplice sarà per me riuscire a gestire le andature. Oltre al controllo della capezza, io devo avere un buon controllo di gambe, perché nel caso in cui dovessi avere un problema nella gestione della capezza, devo poter controllare il mio cavallo usando le gambe. Quindi adesso come procediamo? Mettiamo la nostra lunghina, la passiamo dietro l'arcione, ok, se in camera si riesce a vedere, creo un'asola e poi avvolgo la mia lunghina attorno più volte fino ad esaurire tutta la corda in più che ho. E ultimo passaggio, entro nell'asola che ho creato e tiro. Mi assicuro bene che tutto sia ben fissato. Ok, perfetto. Stringiamo bene il sottopancia. Vediamo che ci serve un giro di latigo in più. Ok, perfetto. Ci riassicuriamo di avere il controllo della nostra direzione. Molto bene. E saliamo in sella. Cosa dobbiamo sapere diversamente da un'imboccatura? Rispetto a un'imboccatura, il lavoro in capezza è un lavoro che deve essere fatto, vedete, aprendo di molto le braccia. La capezza deve lavorare ai lati della faccia del cavallo. I nodi laterali fanno pressione in modo da poter girare la faccia del cavallo. Se io tirassi semplicemente verso di me, rischierei solo di far lavorare i nodi sopra il naso, quindi di ottenere più una flessione verticale che una laterale. Vediamo un po' come si comporta Dakota in questa tipologia di lavoro. Quindi se voglio una flessione laterale prendo contatto, allargo il mio braccio e vedete che ottengo una flessione, la mano opposta cede in modo da poter permettere alla testa di piegare da un lato e dall'altro.
Se dovessimo avere una resistenza non facciamo altro che dare un colpetto e riprendere in maniera leggera, ok? Chiamo, se ho resistenza, un colpetto e riprendo leggero. Non devo creare un tiro alla fune con il cavallo per vedere chi tira più forte, ok? Devo mantenere il mio cavallo leggero sulla mano, per cui contatto, accompagno, contatto, accompagno. Quando devo fermare il cavallo, chiaramente per prima cosa ci sarà il mio assetto, scarico sulle gambe, se non si ferma cerco il contatto. In questo caso le mie mani vengono verso di me. Vedete che Dakota indietreggia perché la pressione che creo sopra il naso le chiede di allontanarsi da quella pressione. Ma sono tutti lavori che sono già stati fatti da terra. Non posso ritrovarmi in sella a un cavallo e volerlo montare in capezza senza averlo prima preparato. Purtroppo la moda ha portato moltissime persone, molti cavalieri a togliere l'imboccatura e mettere la capezza. Questo non vuol dire che il cavallo vada meglio. Se noi non insegniamo al cavallo a rispondere alle pressioni della capezza, metterla non cambierà, anzi peggiorerà il nostro cavallo. Ora vediamo un'andatura superiore. Qui ho un po' di resistenza, richiamo, ok. Vedete che la mia mano va verso il fianco, non va in basso, non va in alto, ma lavora sempre verso il fianco, in modo che il mio angolo vada giusto verso il lato della capezza, lavori sul lato esterno della capezza. Ok, e quando voglio una fermata, contatto, rilascio. Ricordate che i cavalli hanno una brutta abitudine, ovvero cercare un punto di appoggio e spingere. Se il vostro contatto sarà costante, sia in una flessione laterale sia in una verticale, darete un appoggio al cavallo, il quale non farà altro che appoggiarsi e spingere continuamente finché vi diverrà estremamente resistente alla richiesta, estremamente duro alla mano. Quindi dovete sempre lavorare quando avete una capezza in contatto e rilascio, contatto e rilascio. Appena ottenete dovete rilasciare, non dovete rimanere agganciati al naso del cavallo. Proviamo a vedere anche un'andatura superiore. Partiamo al trotto e chiediamo anche qui cerco il controllo tramite la capezza. Vedete che allargo sempre la mano e accompagno col lavoro di gambe. Leggero contatto, back. Se volessi maggior flessione verticale, creo un leggero movimento, vedete? Con proprio l'apertura e chiusura dei pugni della mano, in modo che i nodi sopra il naso si muovano leggermente creando un fastidio. Proviamo a rivedere. Stop, back, voglio più flessione, apro, chiudo, apro, chiudo. Ok, vedete che l'azione è molto gentile. La stessa cosa la posso ottenere anche al passo in un concetto, seppur lontano ancora, ma in un concetto di inizio riunione. Metto gambe per stimolare l'impulso, contatto con il naso ed evito che il cavallo, muovendo la capezza, si appoggi alla pressione. Quindi gambe per creare impulso ed evito che il cavallo, ok, e devo sentire che la schiena mi si solleva sotto la sella. Logicamente, se il mio cavallo si controlla in redina d'appoggio e lavoro di gambe, tanto meglio. A quel punto non mi interessa se ho una imboccatura, se ho una capezza, se ho un bosel, perché di fatto il mio lavoro si arresta a livello di redine d'appoggio e gamba. Io a questo punto non lavoro più sulla faccia del cavallo,
Ok, redine appoggio, gamba, qui non risponde, allora vado in redine diretta richiamando il naso e riprovo redine d'appoggio, gamba. Ok, molto bene. È chiaro che dietro c'è tutto un lavoro di preparazione. Non è che mettendo su una capezza, un Bosal, un Acmor, il cavallo improvvisamente ascolta i comandi. Il cavallo va istruito sull'uso di questi nuovi comandi e spetta a voi chiaramente spiegargli cosa vuol dire. Mettere una capezza rispetto per esempio mettere un Bosal può avere delle differenze. La capezza si sagoma sul naso del cavallo, sagomandosi quindi si sostanzialmente deforma leggermente quando noi andiamo a tirare. Se invece mettiamo un Bosal è rigido, per cui la sua forma non si deforma. La sua forma non si deforma sul naso del cavallo, ma ha un'azione un po' più incisiva, permette di avere una risposta più rapida e più diretta da parte del cavallo. Ora vedremo invece, mettendo un Bosal, come cambia la risposta di Dakota. Siamo qui ora con Dakota con un Bosal, quindi abbiamo cambiato la capezza, abbiamo messo il Bosal. Differenze rispetto a prima? Dal punto di vista del controllo no, in realtà lavoreremo alla stessa identica maniera, quindi aprendo il nostro braccio nella richiesta della flessione laterale e non lavorando in chiusura, ok? In modo che così riusciamo a far lavorare lateralmente le parti del Bosal. Il Bosal è più rigido, quindi la sua azione è un po' più energica e un po' più diretta rispetto alla capezza, che invece, come dicevamo prima, si sagoma e ruota intorno al naso del cavallo. Come vedete, proviamo a fare qualche passo, la tipologia di lavoro sostanzialmente è la stessa. Lavoriamo lateralmente cercando di accompagnare il naso del cavallo. Nel caso in cui ci siano delle resistenze andiamo a richiamare con dei colpetti. Ogni volta che otteniamo una cessione rilasciamo. Il lavoro invece verticale avviene vediamo se riusciamo a farlo vedere dalla camera, avviene per una leva che si ottiene sul Bosal che va a lavorare sopra il naso. In questo caso, non avendo i nodi, non ci interessa creare un leggero gioco di pressioni, ma semplicemente facciamo in modo che la leva, vedete, vada ad agire sul setto nasale. Mantengo impulso in avanti, ok, mantengo impulso in avanti e prendo contatto. Quindi le differenze sono abbastanza minime dal punto di vista dei due strumenti. Sono entrambe due non imboccature che lavorano a livello del naso del cavallo. Posso preparare il mio cavallo a un Bosal lavorando bene con una capezza d'addestramento da terra e poi mettendo il Bosal. Oppure posso montare il mio cavallo con la capezza avendolo preparato con la capezza. Questo cambia poco. Ricordiamoci che noi siamo i responsabili della gestione del nostro cavallo, per cui se decidiamo di uscire senza un'imboccatura, nel caso malaugurato dovesse succedere qualcosa, ci verrà richiesto per quale motivo siamo senza imboccatura e quindi rischiamo di passare dalla parte del torto, specialmente a livello assicurativo, e sapete bene che ogni motivazione è buona per non risarcire i danni. Perciò valutiamo bene, ne vale la pena uscire senza imboccatura o no? A voi la risposta. Da oggi intanto da Amedeo e da Dakota questo è tutto, ci vediamo al prossimo video.